Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento. Come state? Spero tutto bene. Come avete visto realizzeremo un altro progetto Granny molto semplice e veloce, quindi è alla portata di tutte. Anche chi è alle prime armi può affrontare questo progetto con tranquillità. Da sfruttare sicuramente quest'estate e perché no, portarselo con sé anche sulla spiaggia. È un modello a secchiello interamente all'uncinetto a partire dal fondo fino ad arrivare ai manici. Ho realizzato questa borsa con un cordoncino spettacolare, io ne sono innamorata. Questa è la seconda volta che lo utilizzo. Già ho realizzato una borsa sempre con lo stesso filato e mi sono trovata altrettanto bene, quindi ve lo super consiglio. Se non l'avete provato, provatelo e poi mi fate sapere. Parlo appunto del macramè barbante, che è un cordoncino 100% riciclato che ha una composizione dell'80% cotone e del 20% poliestere. Si può lavorare con l'uncinetto 3 o con l'uncinetto numero 4. Io la scorsa volta ho lavorato questo filo col 3,5, mi sono trovata bene, ma altrettanto bene questa volta perché questo progetto l'ho realizzato col numero 4. È bellissimo, morbido al tatto, scorrevole durante la lavorazione, non si attorciglia e poi non solo è adatto per realizzare borse, progetti home decor, acchiappasogni, bijou, anche lavori a maglia, perché no? Un filato super versatile che mi piace davvero tanto. Poi ci sono tantissime altre colorazioni, io ho utilizzato la variante corallo, ma tutte le altre sono spettacolari. Se non ricordo male ce ne sono 19 disponibili e io vi consiglio davvero vivamente di andare a dare un'occhiata allo shop online di Filati Tre Sfere, perché lo rivendono proprio lì. Ho utilizzato ben 2 gomitoli di macramè barbante, ogni gomitolo è da 150 grammi, io nello specifico per tutto il progetto ne ho utilizzati 240 grammi e poi ho utilizzato soltanto 2 pietre che avevo a disposizione per andare ad impreziosire i laccetti di questa borsa a secchiello. Occorre davvero il minimo ed indispensabile e poi un po' di tempo per realizzarlo, ma pochissimo. Per esempio, secondo me anche in una mattina o in un pomeriggio realizzate questo progetto. Io come sempre spero che vi piaccia, fatemelo sapere sotto nei commenti, supportatemi con un bel pollice all'insù, iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime novità e attivate la campanellina. In questo modo sarete prontamente avvisate ogni qualvolta un nuovo contenuto qui sul canale sarà online. Seguitemi su Facebook, su Instagram, ve lo ricordo sempre, perché lì pubblico sempre l'anteprima di ogni progetto, vi mostro i vari retroscena, insomma seguitemi anche lì, supportatemi anche lì. Vi ricordo che il materiale utilizzato lo trovate sullo shop online di Tre Sfere Filati, come sempre vi lascio gli indirizzi utili sotto al video. A questo punto possiamo iniziare. Sigla! Ovviamente inizieremo dalla base, quindi facciamo subito un anello magico, avvolgiamo il filo in questo modo, lo incrociamo, entriamo al centro e prendiamo il filo, lo andiamo a bloccare subito con una catenella. Dopodiché all'interno dell'anello andremo a lavorare dei gruppi di maglie alte. Il primo punto alto lo vado a sostituire con le 2 maglie basse, se preferite fate anche le 3 catenelle. Aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3 e faccio una catenella. Ripeteremo 3 punti alti e una catenella per altre 4 volte finché non abbiamo 5 gruppi, appunto. Filo sull'uncinetto, 3 punti alti, più una catenella e ripeto per altre 3 volte.
ultima catenella e abbiamo completato così i gruppi 1, 2, 3, 4, 5, tutti separati dalla catenella. Tiriamo la coda, chiudiamo l'anello magico e chiudiamo anche il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto o nella terza catenella. Abbiamo completato il primo giro. Iniziamo il secondo giro. Catenella, andiamo a lavorare nella catenella di separazione precedente, per cui ritorniamo indietro, facciamo un punto basso e un punto basso sull'altro e continuo a sostituire il primo punto alto con le 2 maglie basse. Qui, se preferite, potete anche fare le 3 catenelle e poi ritornare indietro per fare i 2 punti alti, oppure fare il primo punto basso più una catenella. Riprendo il filo, entro nella catenella precedente e faccio 2 punti alti per un totale di 3. Questo sarà il primo angolo che si completerà a fine giro. Fatto questo, prendo il filo e passo direttamente alla catenella successiva e vado a lavorare 3 punti alti, una catenella e altri 3 punti alti. Ripetiamo quest'ultimo modulo sulle altre 3 catenelle. Termino il secondo giro con gli ultimi 3 punti alti. E l'ultima catenella di separazione, quindi chiudiamo nel primo punto alto con punto bassissimo. Catenella. Possiamo ripartire col terzo giro e voilà che il pentagono inizia a prendere forma. Bene, terzo giro, ritorniamo sempre nella catenella precedente e facciamo i 2 punti bassi. Riprendiamo il filo e aggiungiamo sempre 2 punti per un totale di 3. A fine giro anche qui si completerà l'angolo. Adesso, oltre a lavorare in ciascuna catenella del nostro pentagono, andremo a lavorare tra un gruppo e l'altro, quindi esattamente in questo spazio. Qui faremo soltanto 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3. E procederemo in questo modo per tutto il giro, finché poi non lo andiamo a completare con l'ultimo angolo. E dobbiamo continuare così non solo per questo terzo giro, ma per altri 2, per un totale di 5. Man mano che andiamo avanti, il nostro pentagono diventerà sempre più grande, per cui gli spazietti tra un gruppo e l'altro aumenteranno. Durante il quarto giro andremo a lavorare sia in questo spazio che in quest'altro e poi nella catenella dell'angolo, proprio come qui, vedete? Angolo, primo gruppo, secondo gruppo, angolo. Mentre nel quinto giro, nell'ultimo, andremo a lavorare 3 gruppi. E praticamente abbiamo questo schema: 1, 2, 3 gruppi. Fatti 5 giri totali, questo sarà il risultato. Ho raggiunto 19 cm per 18 cm di altezza. Per questo progetto vanno più che bene. Se desiderate una base leggermente più grande, allora continuerete con i giri facendo gli aumenti. 3 punti alti tra un gruppo e l'altro e l'aumento di 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti sempre negli angoli. Io invece continuerò alzando il corpo della borsa. Quindi cosa faccio? Smetto di fare aumenti e smetto di lavorare il punto granino. Vado a fare un punto alto in ciascun punto sottostante in costa dietro, quindi prendo solo la costina dietro. Solo per questo punto mi aiuto con l'uncinetto 3,5 perché è più sottile, riesco ad entrare nella maglia che è un po' stretta. Ok, ecco qui, 1 e 2. Ritorno al numero 4, quindi filo sull'uncinetto, punto alto successivo, incosta, secondo punto alto, prendo il filo, punto successivo, terzo punto alto, incosta e così via. Ultimo punto sempre in costa,
Adesso sono alle 2 catenelle, vado a fare semplicemente un punto alto e basta. Mi fermo qui e procedo lavorando in ciascun punto alto sottostante in questo modo. E come notate mi sono staccata dal fondo e sto iniziando il corpo della mia borsa e continuerò così per tutto il giro. Un punto alto in ciascun punto e nelle 2 catenelle dell'angolo soltanto un punto alto. Adesso termino il giro con l'ultimo punto alto nelle 2 catenelle. Ok, e poi vado benissimo a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo. Catenella e sono pronta per iniziare il secondo giro. Continueremo esattamente in questo modo, lavorando sempre un punto in ciascun punto per questo giro e per il numero di giri che vi scrivo qui in alto sullo schermo. Bene, alla fine ho fatto soltanto 3 giri totali a punto alto perché ho raggiunto subito i miei 5 cm. Adesso riprendiamo il punto granny. Se vi ricordate, il punto precedente a quello iniziale corrispondeva all'angolo, no? Quindi cosa facciamo in maniera semplicissima? Ritorniamo indietro nel punto alto precedente, prendiamo il filo in questo modo e andiamo a fare un punto basso e un altro punto basso nella sua maglia, che è questa qui davanti. Ecco qui. Altrimenti fate un punto basso e una catenella. L'angolo lo termineremo a fine giro, aggiungeremo un punto alto e una catenella e andiamo a chiudere. Intanto prendiamo il filo, saltiamo il punto iniziale e andiamo nel secondo e facciamo 3 punti alti. 1, 2, 3. Filo sull'uncinetto, questa volta saltiamo 2 punti e andiamo nel terzo. E ripetiamo 3 punti alti. Questa volta salto un punto, vado direttamente nel punto alto successivo che corrisponde all'angolo, vedete? Quindi punto alto, catenella, punto alto. Se vogliamo essere più precisi, quando saltare un punto e non 2, dopo aver fatto i primi 5 gruppi a punto alto, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi adesso qui cosa facciamo dopo aver fatto l'angolo? Salteremo un punto, salto questo e vado nel secondo. È l'unica eccezione dopo aver lavorato l'angolo, un punto alto e ne aggiungiamo altri 2, per un totale di 3. Quindi primo gruppo, adesso saltiamo 1, 2 punti alti e nel terzo ripetiamo 3 punti alti. Ne facciamo altri 3 per un totale di 5 e poi salteremo un punto alto per andare a lavorare l'angolo. Quindi non potete sbagliarvi. E continuiamo così per tutto il giro. Ultimo punto alto e come notate mi avanza soltanto un punto prima dell'angolo. Quindi questo significa che ho calcolato bene i punti. Quando ne dovevo saltare 2 ne ho saltati 2 e quando ne dovevo saltare soltanto 1 l'ho fatto. Completo l'angolo, quindi entro sempre nello stesso punto, il primissimo. Faccio un punto alto, una catenella e vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto. Avete visto? È semplicissimo. Ok, catenella e sono pronta per il giro successivo. Partiremo sempre dalla catenella dell'angolo. In questo modo nemmeno si noterà il punto di avvio e di chiusura. Per cui ritorniamo indietro come abbiamo fatto prima e facciamo un punto basso e un altro qui. Completeremo l'angolo a fine giro con l'ultimo punto e la catenella. Adesso attenzione qui siamo lungo il primo lato, no? Quindi qui abbiamo il primo angolo e qui il secondo, mentre sulla parte centrale, quindi lungo tutto il lato, abbiamo 5 gruppi di punti alti. Dobbiamo sempre mantenere lo stesso numero di punti, ma a questo giro faremo una sorta di aumento, nel senso che non solo lavoreremo i gruppi di 3 punti alti qui,
quindi 1, 2, 3 e 4, ma anche tra un gruppo e un angolo e un gruppo. Durante questo giro ad ogni lato faremo 6 gruppi di 3 punti alti. Questo significa che in qualche modo aumentiamo, no? Però non preoccupatevi, perché quando termineremo questo giro, nel successivo ritorneremo a lavorare i 5 gruppi. Ma comunque qui ci sono io e passo passo vi indico tutto. Poi una volta che vi ho mostrato questi primi 2 giri, possiamo anche continuare da sole perché il procedimento è sempre lo stesso. Fatto il primo angolo a metà, vado direttamente nel primo spazio che mi capita tra l'angolo e il gruppo, no? E vado a fare 3 punti. 1, 2 e 3. Bene, vado in questo spazio tra un gruppo e l'altro e continuo come abbiamo sempre fatto, no? Anche per la base. 2 e 3. Dunque continuiamo per gli altri 4 spazi che ci rimangono e ci vediamo direttamente all'angolo. Ora vi mostro quello che vi ho detto prima. Quanti gruppi di 3 punti alti abbiamo fatto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo cosa significa? Che rispetto al giro precedente abbiamo aumentato di un gruppo, ma come vi dicevo prima non preoccupatevi, perché nel giro successivo elimineremo un gruppo, quindi ritorneremo a lavorarne 5. Io direi di continuare così, ci vediamo nel giro successivo e vediamo come continuare. Termino il giro completando l'angolo, quindi un punto alto, una catenella e chiudo nel primo punto alto. Ok, questo poi sarà il risultato. Guardate quanto è grande. Intanto facciamo una catenella, ritorniamo indietro nella catenella dell'angolo, facciamo un punto basso sull'altro, saltiamo questo spazio, il primissimo, tra l'angolo e il primo gruppo e andiamo direttamente nel successivo e facciamo 3 punti alti. 1, 2, 3. Spazio successivo, 3 punti alti. Spazio successivo, 3 punti alti e ci possiamo fermare qui. Perché? Perché salteremo anche lo spazio successivo prima dell'angolo. Ora vi faccio vedere. Guardate, qui abbiamo l'ultimo gruppo che abbiamo aggiunto nel giro precedente. Lo saltiamo, andiamo direttamente nella catenella dell'angolo, facciamo un punto alto, una catenella e un punto alto e vedrete che siamo ritornati ai gruppi di maglie alte del primo giro. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Ecco qui, è un aumentare e uno scalare. Quando andiamo avanti con la nostra lavorazione questo si noterà, guardate, già si nota un po'. Punti di partenza, aumento, punti di partenza e praticamente dobbiamo continuare così su tutti e 4 i lati. Quando dobbiamo iniziare il giro successivo, il quarto giro, andremo a lavorare anche il primissimo spazio dopo l'angolo e l'ultimissimo spazio dopo l'angolo. Alterneremo appunto un giro di aumento, quindi un gruppo di 3 punti alti in più, e un giro di diminuzione perché non lo andremo a lavorare, lavoreremo soltanto 5 spazi, per cui io direi di continuare così. Come sempre qui sullo schermo vi indico il numero di giri che andrò a lavorare io, non contando quelli a punto alto già fatto, partendo da qui, quindi 3 li abbiamo fatti più quelli scritti sullo schermo insieme alla misura in centimetri totale del corpo borsa. Ovviamente mi sono fermata durante il giro dove per ciascun lato ho lavorato 5 gruppi di 3 punti alti, quindi mi sono alzata col punto granny per 7 cm, con i 3 giri a punto alto siamo a 12 cm. Adesso invece di aumentare andiamo a diminuire e poi nel giro successivo riprendiamo sempre 5 gruppi, ritorno nella catenella e faccio un punto alto. Poi l'angolo lo termino alla fine. Salto lo spazietto, vado direttamente nel successivo, vado a fare il primo gruppo di 3 punti alti. Quarto ed ultimo gruppo. E abbiamo terminato il primissimo lato di 5. Da questo gruppo vado direttamente nella catenella di separazione, quindi salto questo spazio, faccio il contrario di quello che ho fatto prima, prendo il filo e faccio un punto alto,
una catenella e un punto alto. Continuiamo il giro lavorando 4 gruppi per ciascun lato dei 5, poi ci rivediamo nuovamente, così riprendiamo i 5 gruppi. Ripartiamo, un punto basso sull'altro e abbiamo iniziato il 7° giro e ritorniamo ai punti di partenza, quindi 1, 2 e 3. Continuiamo per gli altri 4 spazi. Facciamo il quinto ed ultimo gruppo proprio tra un gruppo e il secondo angolo. Avete visto? È facile, è un gioco di aumento e diminuzione ad ogni giro, nulla di particolare. A questo punto sono nella catenella dell'angolo e quindi vado a fare un punto alto, una catenella, un punto alto. E poi si prosegue per gli altri 4 lati ripetendo quello che abbiamo fatto qui. Continuiamo in questo modo perché comunque il lavoro è ripetitivo. Dobbiamo continuare così per altri 9 giri, chiaramente alternando questi primi 2 appena fatti insieme. Bene, dopo aver continuato per altri 9 giri, questo è il risultato. Abbiamo alzato il nostro corpo borsa praticamente fino a 24 cm, ma siamo a 32 cm, quindi c'è un bel po' di roba. Comunque andiamo avanti, io sono proprio ferma qui, 1, 2, 3 e 4 e poi abbiamo l'angolo. Adesso stoppiamo la lavorazione a punto gregni, che tra l'altro è anche bellissima, viene molto valorizzata dal filato utilizzato, e riprendiamo il punto di lavorazione precedente, quindi andiamo a lavorare da adesso in poi semplicemente a punto alto. Però c'è un'eccezione rispetto a prima: ad ogni angolo continueremo a lavorare sempre un punto alto, una catenella e un punto alto. Iniziamo sempre allo stesso modo, catenella, ritorniamo indietro, facciamo i 2 punti bassi e abbiamo fatto il primo punto alto. Dopodiché andremo a lavorare semplicemente un punto alto in ciascun punto. Quando ci ritroviamo proprio qui facciamo semplicemente un punto V, quindi un punto alto, una catenella e un punto alto. Rimane tutto invariato. Io continuerei in questo modo per altri 2 giri per un totale di 3. Bene, ho terminato i miei 3 giri a punto alto normale. Chiaramente non ho lavorato ciascun punto alto del punto V, assolutamente no, altrimenti avrei realizzato degli aumenti. Nel frattempo mi sono portata avanti, nel senso che ho realizzato una lunga catenella, guardate, all'incirca di 1 metro. Ho lasciato anche un po' di filo in ciascuna estremità perché mi piacerebbe impreziosirle con delle pietre o perle, dopo vediamo. Intanto ho segnato anche dei punti col marcapunti perché andremo a realizzare anche dei manici all'uncinetto. Questo progetto è totalmente all'uncinetto, ho deciso così all'ultimo momento. Come l'ho realizzata? Avviando semplicemente delle catenelle. Basta prendere il filo, lasciarne un po' se anche voi volete inserire delle perline, e avviare all'incirca 1 metro di catenelle, e ci fermiamo non appena arriviamo ai centimetri desiderati. Ho appena misurato la mia catenella e misura esattamente 80 centimetri, non 1 metro ma 80 centimetri, e vanno più che bene, direi. Dunque qui ancora devo chiudere il giro e lo faccio insieme a voi. Tolgo la catenella e la vado a sostituire con ago e filo, quindi mi inserisco nel primo punto, avete visto? Così non abbiamo né un punto in più né scalini. Proprio qui ho chiuso il mio lavoro. Subito dopo ho il primo punto alto che io ho segnato col marcapunti e l'ultimo punto alto sempre segnato col marcapunti, e ho esattamente 12 punti. Io qui andrò a realizzare un pezzo di manico. Stessa cosa dalla parte opposta. Salto un lato con i 12 punti e mi ritrovo nuovamente angolo, 12 punti, angolo. Quindi dobbiamo prendere in considerazione questi punti. Andiamo a realizzare un bel manico all'uncinetto. Chiaramente le misure sono personalizzabili, perché per esempio io potrei realizzare un manico lungo 50 cm perché va bene così, voi magari volete un manico molto più lungo, quindi andrete avanti con le righe. Considerate sempre che un filo di cotone tende col tempo a cedere, quindi io mi manterrei un po' più
in basso ai 50 cm, perché col peso della borsa poi il manico si allunga, no? Io farei anche 30 cm, non so, ora vediamo. Comunque tenete in considerazione questo. Faccio un cappio e mi aggancio esattamente nel primo marcapunti. Faccio un punto basso e continuo per i prossimi 11 punti, per un totale di 12. Faccio una catenella, giro la mia borsa e procedo sempre a punto basso, in righe di andata e di ritorno. Quindi io direi di continuare così per questa riga e per il numero di righe che vi lascio qui sullo schermo. Facciamo una catenella e giriamo il lavoro, iniziamo a diminuire, per cui saltiamo direttamente il primo punto e facciamo un punto basso. E continuiamo, saltando il primo punto ci ritroveremo con 11 punti bassi. Catenella, giro il mio lavoro, salto il primo punto, vado nel successivo. In questa riga mi ritroverò con 10 punti. Catenella, giro il mio lavoro e come notate gradualmente stiamo diminuendo. Salto il primo punto e vado nel successivo. 9. Catenella, giro il mio lavoro, salto il primo punto e vado nel successivo. Avremo 8 punti totali. Adesso se vogliamo possiamo continuare a lavorare 8 punti. Io credo che vanno bene 8 maglie basse, non voglio un manico troppo sottile, 5 cm vanno più che bene. Lavorerò sempre 8 punti per il numero di righe che vi lascio qui sullo schermo. E ho raggiunto 15 cm che sommato all'altro pezzetto che andremo a realizzare qua 15 avremo un manico totale di 30 cm. Può sembrare piccolo, ripeto, può sembrare piccolo, ma dovete sempre considerare che una volta finito il progetto e una volta indossato, utilizzato, il filato un po' cede. Vado a fare una catenella e vado a tagliare il filo. Ripeto lo stesso schema sull'altro lato. Quando finisco l'altro pezzetto di manico, quindi questo qui, il secondo, lascerò il filo un po' più lungo per andare a cucire le due estremità e cucio esattamente in questo modo. Entro in un punto e nell'altro punto, così. Poi passo al punto successivo e a quello che gli corrisponde. Porto il filo in eccesso sulla parte del rovescio e vado a bloccare il tutto definitivamente così. Ed il manico è pronto. Ecco qui, io penso che va più che bene davvero, perché guardate, cederà, io ne sono sicura perché con le altre borse è successo, però fortunatamente raggiungo sempre una lunghezza inferiore rispetto a quella standard. Ecco, a questo punto possiamo definire il tutto con un giro a maglia bassissima. Parto con una catenella proprio qui in questo punto, in un punto qualsiasi, che poi diverrà una maglia bassa non appena finisco il giro del manico e chiudo con una sola di chiusura. Stessa cosa ripeterò dall'altra parte. Intanto vado a fare un punto in ciascun punto. Qui ho il punto alto del punto V, ci faccio un punto basso e nella catenella vado a fare lo stesso un punto basso qui. Facciamo pure un punto basso nel punto alto dove ci siamo agganciate col punto basso e poi procediamo lavorando un punto basso in ciascuna riga. Io cambio il numero di uncinetto e faccio questo procedimento con l'uncinetto 3,5, quindi entro al centro del punto basso un punto basso in ciascuna riga. Bene, questo è il risultato del progetto una volta definito per bene anche il manico. Ho imbottito, lo sapete, imbottisco sempre tutti i progetti per mostrarvi a meglio l'effettiva capienza e la grandezza del progetto. È bello grande, quindi questo significa che è bello spazioso, comodo e soprattutto pratico. Non ci rimane adesso che inserire la lunga catenella che ho realizzato, vi ricordo essere 80 cm, e mi aiuto semplicemente con un ago. Parto esattamente dalla parte frontale della borsa, prendo in considerazione i primi 2 punti alti centrali, quindi entro in questo modo con l'ago e vado direttamente nello spazio prima dell'angolo dove c'è il punto V, quindi entro, passo sopra i punti V, mi ritrovo all'interno della borsa, quindi
salto tutti i 12 punti e sbuco fuori dallo spazietto prima del punto V. Passo sopra sempre il punto V, mi inserisco, salto i 12 punti e così via finché non mi ritroverò nuovamente sulla parte centrale. Ok, faccio un bel nodo e successivamente andrò ad impreziosire le due estremità con delle pietre. Quindi qui, se vi ricordate, ho lasciato il filo in eccesso, mi aiuto con un ago, andrò a bloccare sicuramente con 2 nodi ed il gioco sarà fatto. E voilà, adesso ho completato del tutto il mio progetto inserendo le pietre che vi avevo mostrato prima. Ho fatto 3 nodini, ho tagliato il filo e questo è il risultato. Ecco qui, ben saldo sul laccetto realizzato. Questo è il risultato senza imbottitura, quindi abbiamo praticamente una borsa a sacca molto comoda, molto pratica. Abbiamo una base da 31-32 cm per un'altezza di 36 cm, quindi come vi dicevo abbastanza spaziosa, molto comoda anche per quest'estate secondo me, perché no, ci si può andare anche sulla spiaggia inserendo tutto il necessario all'interno. Una volta che apriamo il nostro progetto, questo poi sarà il risultato. Molto carina, mi piace tanto, sono molto soddisfatta. Mentre questo è il risultato del progetto una volta imbottito, avete visto, è abbastanza capiente. E beh, che ve ne pare? Io sono molto soddisfatta come sempre del progetto realizzato, mi piace tantissimo, sicuramente anch'io lo sfrutterò quest'estate perché è molto comodo, pratico e spazioso come vi ho ripetuto tante volte nelle clip precedenti. Mi raccomando, se provate a replicarlo, inviatemi le vostre foto o mi taggate sulle vostre storie, sui vostri post, in questo modo io riuscirò a vedere tutti i vostri progetti eseguiti con i miei tutorial. Lo sapete, a me fa tanto piacere e poi per qualsiasi dubbio, informazione, chiarimento rimango sempre disponibile. Vi ricordo che il cordoncino macramè barbante che ho utilizzato lo trovate sullo shop online di Tre Sfere Filati. Come sempre trovate l'indirizzo che vi riporta al materiale sotto il video nel box informazioni. Mi raccomando, non andate via da questo video senza avermi supportato con un bel pollice all'insù e con un commento, perché voglio sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, ci vediamo la prossima settimana, oppure possiamo rimanere in compagnia tutti i giorni sentendoci sui miei social Facebook ed Instagram, quindi se ancora non mi seguite lì, fatelo. Alla prossima, un bacino a tutti!